ti chiede dei consigli per lo staccato. Ecco, posso sintetizzare una lezione delle mie più belle che ho avuto con Claudio Montafia. Tu stacca. Quando gli chiesi, ma come posso staccare? Lui mi disse, tu. Giustamente non c'è tanto da dire. No, no, non voglio minimizzare, però ecco, a volte si fanno un po' troppe costruzioni problematiche sullo staccato. Di sicuro ho notato una discrepanza fra quello che usiamo per pronunciare, appunto, parlare o cantare, quindi tu, to, ta, rispetto a quello che poi veramente facciamo col flauto. Quindi di sicuro è importante che ti assicuri di usare lo stesso tipo di lingua, lo stesso tipo di azione della lingua, sia per parlare, sia per cantare che per suonare. Veramente analizzati all'interno il movimento e assicurati che sia lo stesso. E poi una cosa che fa bello lo staccato non è la lingua, né dove sbatte né quanto è attiva a farlo, ma è il quanto sei veloce a toglierla, perché Ok. non tutti consideriamo il fatto che la lingua in sé non è suono, cioè è proprio il non suono per eccellenza. Anche la K del doppio staccato, ad esempio, no? Non fa suono. Quello che fa suono, anche proprio nel parlato, come sentite, è ta, to, tu, te, ta, ti, è la vocale dopo, diciamo. Quindi il fatto che la vocale sia creata con l'aria vuol dire che il bel suono dello staccato è l'aria, non è la lingua, né dove la metto né quanto forte è a colpire. Certo. Quindi prima te ne vai da lì per dire tu, to, ta, prima lasci spazio alla vocale, meglio è, cioè più sarà bello il suono del tuo staccato. Certo. Ovviamente questo prevede il fatto che tu non molli mai l'aria, soffi sempre aria dietro allo staccato, cioè lo consideri come l'aria di una nota lunga, Certo. che viene solo interrotta dall'azione della lingua. Ecco, Sì. quindi io parto sempre dai suoni tenuti e quelli li stacco. Per fare un esempio sonoro dell'aria, appunto tu inizi soffiando e stacchi su quello. Non interrompo l'aria per staccare, anzi, no? Mi Sì. accorgerò che forse deve essere anche più energica per avere un buono staccato. L'azione della lingua è molto veloce, quindi la punta tocca e se ne va più rapidamente possibile, come dico sempre, tipo martelletto del pianoforte, è un martelletto che neanche lo vedi quanto è veloce, che già si è abbassato per far risuonare la corda. Se guardate un pianoforte mentre il martelletto sbatte ve ne accorgerete, e quello lascia spazio alla vocale, lascia spazio al suono. Poi c'è un problema per i nostri amici, anche quando lo è stato per me che studiavo. Il doppio staccato può essere confuso perché nei libri, nei metodi anche antichi c'è scritto colpo di gola. Mm. Quindi questa famosa K, colpo di gola, può confondere e per molti diventa molto gutturale e poco sonora, perché oggettivamente per farlo di gola devi fare un colpo molto indietro e a mio avviso poco sonoro. Quindi per me più che taca taca è sempre utile pensare deghe deghe o daga daga, quindi una D e una G, e quindi come vi accorgerete facendo anche uno scioglilingua deghe 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 daga 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 daga, è semplicemente appena dietro alla punta della lingua che fa la D c'è la G, oppure taca 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 se volete, se preferite, appena dietro la T c'è la K. Quindi è sempre un colpo di lingua, anche il secondo colpo, è sempre un colpo sul palato, non è un colpo di gola, e questo, cambiando in questo senso l'ottica del doppio staccato, mi ha permesso di velocizzarlo molto e far lavorare la lingua in maniera più efficace e rapida. Chiaro. C'è una cosa che mi sono sempre chiesto io, no? Cioè, Dimmi. può essere che la conformazione della bocca, no? Perché si sa che molti hanno una parte un po' più, non so, più stretta, Prego. piuttosto che la lingua più lunga. Io, per esempio, ce l'ho abbastanza lunga perché mi tocco fino alla punta del naso. Accidenti. E il mio maestro di canto una volta mi ha detto, questo può essere un problema con la K, no? Bene. E quindi in qualche modo io a volte penso anche a questo, no? A volte vado un Esatto, po'... puoi cambiare in quel caso sulla G di gatto, ad esempio, no? Dado e gatto, daga, 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 e così avresti già un doppio più efficace. Ci sono a volte conformazioni di bocca troppo strette e per una lingua troppo larga, questo è ancora Esatto. più un Mm. problema, quindi ti va sempre a toccare i denti la lingua, è una cosa che affronto spesso a lezione, la posizione della lingua. Ah, ah. Ehm,
Una soluzione me l'aveva dato il mio collega trombonista che andò da Arnold Jacobs a studiare in America, grande scuola di ottoni americana, ma Certo. valida per tutti gli strumenti a fiato. E gli disse cambia la vocale per staccare, perché se la tua lingua sbatte contro i denti a livello laterale, può essere che pronunci troppo A, taca taca, daga daga, e quindi potresti provare su una U, dugu dugu, o addirittura U, come per pronunciare la U di flute, no? Una U francese. Quindi la U raccoglie e rimpicciolisce ulteriormente la lingua ed evita che sbatta contro i denti. Cosa vuol dire evitare che sbatte contro i denti? Più aria che passa anche ai lati della lingua e quindi più suono, nello staccato anche. E lui risolse veramente il problema che nessuno gli aveva risolto con questo cambio solo di pensiero, di vocale, mentre suonava lo staccato. Quindi Certo. non staccava più tacca tacca tacca, ma e lo possiamo fare anche noi, sia col semplice che col doppio. Ecco. Spesso uso quella vocale per emissione di suoni legati o staccati, la U francese. Molto interessante questo, per esempio. Per la lingua troppo lunga non ho ancora soluzioni, però ci lavorerò. Però forse Questa era c'entra, per nel la lingua senso, larga. nel senso che se è troppo lunga forse diventa anche tanto larga stando, no? Stando dentro, quindi Sì, forse la esatto. U potrebbe essere una cosa su cui domani studierò. Anche perché noi italiani abbiamo solo la U, però poi appunto, come anche mi ha insegnato il mio collega che citavo prima, cantante, tenore, c'è anche la U, la U e ci sono anche tre tipi di O. O e E. Quindi c'è la O, la O, E, tutte, quindi tra O e U abbiamo già 5 vocali da poter dire. Certo. Con le altre facciamo 9 vocali a disposizione per poter cambiare la forma interna di bocca e lingua, quindi quanti cambi di colore possiamo fare e quanta agevolazione all'aria possiamo dare anche. Poi per finire il discorso staccato per Martina, ma anche per altri, soffiate sempre anche addosso alla lingua. Come immagine mi ha sempre aiutato a pensare che se mi guardo dentro e immagino che io sto guardando la punta della lingua e ci soffio addosso, soprattutto per il doppio staccato, lei si attiva perché ci soffia addosso, quindi è più veloce e più rapida perché ci stiamo dando pressione e aria addosso, quindi l'aria sarà la costante. Certo, e lei forse sarà più debole, no? Senza tensione, perché Esatto, la aiutiamo molto di sicuro, perché il problema è che la lingua spesso sostituisce l'aria, quindi smettiamo di soffiare. Ah sì, questa cosa no. Anche questa bisognerebbe scriverla. Esatto, soffia Assolutamente. sempre. Soffia.